Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, prima di iniziare con la lettura vorrei fare una comunicazione importante. Per questioni personali ci sono delle cose a livello personale che devo maneggiare in questo periodo e quindi per tutto il mese di marzo ho deciso di sospendere le sessioni individuali. Spero comunque di riuscire a mantenere il ritmo di sempre nella pubblicazione dei video. Per quello che riguarda le consulenze personali, sono del parere di sospenderle in questo periodo, perché non riesco a seguire tutto fondamentalmente. Ok, quindi sappiate che per marzo non ci saranno consulenze individuali e riprenderanno poi verso aprile. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda, no, queste sono troppe, per la seconda metà di marzo 2023. Abbiamo la carta della forza, amici dei gemelli. Si prospetta un periodo, direi, diciamo, improntato su quello che è la forza di volontà. C'è probabilmente una scelta da effettuare per qualcuno e con la carta della forza si tratta di, diciamo, trovare il coraggio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate anche la mia email, il link per le previsioni del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con la temperanza, amici dei gemelli. Tre di coppe, imperatore, regina di coppe, otto di spade, 4 di bastoni e 10 di coppe. Wow! Allora, cari amici, partiamo da questa temperanza. Allora, la carta della temperanza è una carta che ci parla di pazienza, è una carta che ci parla di calma, di tranquillità. Diciamo che verso metà mese ci potrebbe essere un periodo piuttosto tranquillo o comunque mi verrebbe da dire anche dedicato all'autocura, all'autoguarigione, allo star meglio. Abbiamo anche questo 3 di coppe e questo imperatore. Quindi ci potrebbe essere o qualche tipo di festeggiamento, amici dei gemelli, potrebbe essere una questione legata alle amicizie. Vi ricordo infatti che questi sono letture generali, possono riguardare la famiglia, il lavoro, le relazioni di coppia. Io andrò via via a darvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Andiamo a vedere carta per carta. Allora abbiamo un 9 di spade, un 8 di bastoni, un 6 di spade e la morte. Allora devo dire che qui ci potrebbe essere un momento di, diciamo, riaggiustamento, di guarigione.
Probabilmente perché avete un 6 di spade e anche la carta della temperanza, è come se qualcuno si fosse preso un periodo, si prenderà comunque una sorta di periodo di riflessione verso la metà di marzo, anche perché con questo 9 di spade mi dice che è come se ci fosse o un tema di cui dovete parlare che vi preoccupa, o è qualche cosa di cui avete parlato, di cui avete notizia che vi preoccupa. Andiamo a vedere 3 di coppe. 9 di coppe e ruota della fortuna. Devo dire che qui avete la morte, quindi ho come la sensazione che stiate facendo una sorta di cambio verso metà marzo. Probabilmente muore qualche modo di pensare fortemente per qualcun altro sono dinamiche di comportamento, che poi anche lì sono abbastanza legate le cose. Comunque, andiamo a questo 3 di coppe. Devo dire che c'è un 9 di coppe, la ruota della fortuna, ragazzi, promette bene. Potrebbero essere degli aiuti inaspettati da parte degli amici, potrebbe essere una festa a sorpresa, potrebbe essere... Allora, di sicuro è una notizia positiva, un cambio repentino. Vi dico, qui avete il 9 di coppe, qui avete il 10 di coppe, quindi si va verso quello che è l'appagamento personale. Andiamo a vedere l'imperatore. Regina di Pentacoli, 4 di Pentacoli. C'è una questione legata alla materialità qui, ragazzi. Devo dire che o c'è qualcuno qui che desidera avere tutto sotto controllo, o è un tema legato proprio a questo imperatore che potrebbe rappresentare la persona di interesse piuttosto che un padre, magari anche un capo, dipende da voi come vibri, come vibra. Però ragazzi, ehm, devo dirvi che molto ha a che fare con, diciamo, una stabilità quotidiana. Andiamo a vedere la regina di coppe. Asso di pentacoli e torre. Mm. Allora, devo dire che qui la torre mi richiama un po' l'energia della morte. È come se avesse bisogno di lasciare andare con qualche tipo di attitudine. Allora, per qualcuno è un'attitudine un po' troppo materna, di una di quelle persone che si preoccupa troppo per l'altro, e qui rivedo un po' quell'energia con il 9 di spade. Per qualcun altro si tratta di, quando c'è la torre normalmente si parla di ego, quindi ho come la sensazione che avete bisogno di ridimensionare, rivedere certi aspetti di questa situazione o di questa relazione, perché ho come l'idea che aspettiate un movimento, sì, un movimento eclatante da parte dell'altro, qualche cosa che indichi l'inizio, cioè la fine del periodo precedente e l'inizio del periodo successivo. Datemi una carta per questa torre. Matto. Ragazzi, qua si rompe la fiducia, eh. C'è la torre, probabilmente guardate, qui c'era il 6 di 9 di spade, 6 di spade e morte. Per qualcuno si tratta proprio di, diciamo, lavorare, di coltivare la fiducia o nella situazione o nell'altra persona. Quello che mi pare di capire è che ci sia qualcuno qui che si trova un pochettino da solo a gestire le cose nel quotidiano. È come se avesse bisogno di un maggior coinvolgimento da parte di questo imperatore, che ripeto, potrebbe essere il capo, potrebbe essere un padre, potrebbe essere il compagno o la compagna, non è che perché sia un imperatore definisca il genere.
Andiamo a vedere l'otto di spade. Re di denari, e qui abbiamo la regina. E 5 di pentacoli. Allora, ragazzi, sento che nella seconda parte della lettura, quindi verso fine marzo, c'è un po' quest'idea, ma perché voi arrivate da un 9 di spade, dovete ancora elaborare il lutto della morte, ci sono certe credenze limitanti che avete bisogno di pulire, e qui con questo 8 di spade diciamo che non vi giova, nel senso che ci sono come dei pensieri molto negativi. È come se aveste paura di perdere questo imperatore o quello che avete raggiunto o questo tipo di stabilità, questo tipo di situazione. È per quello che qui avete la torre e il matto, un po' come se vi dicessero di avere fiducia nei nuovi inizi, in quello che bisogna lasciarsi andare indietro. E io sento che molte persone hanno paura di perdere una certa stabilità quotidiana, economica, o anche semplicemente, sapete, quella serenità di dire no, ok, la persona è lì per me. Però, guardate, finiamo con un 4 di bastoni e il 10 di coppe, quindi state tranquilli. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, perché il 4 di bastoni è una carta di accordi, è una carta di convivenza, è una carta di contratti. Più che contratti scritti, diciamo che io lo sento ancora come una carta di contratti verbali. Però guardate, c'è la stella e il 5 di bastoni. C'è come il desiderio, puntare un obiettivo nell'ultima parte di marzo, e con questo 5 di bastoni devo dire che qualcuno diventerà parecchio competitivo in questo senso. E guardate, alla fine abbiamo il 10 di coppe, andiamo a vederlo, perché il 10 di coppe è una carta di compimento, è una carta di raggiungimento di un risultato, è una carta di unione, di equilibrio. Abbiamo un 3 di pentacoli e un fante di pentacoli. Io qui sento, ragazzi, che si va verso nuovi progetti. Ho come la sensazione che qualcuno andrà a convivere, ve lo dico, o perlomeno si parlerà di convivenza. Questo ve lo dico. Se fosse un qualche cosa di lavoro, devo dire che, ragazzi, arriveranno degli ottimi risultati, ci saranno dei festeggiamenti, ci saranno dei... non sono proprio contratti, sono come dei pre-contratti, però sì che vedo salti in avanti. Tra l'altro, le previsioni sulla finanza e l'economia, sul lavoro, sui single e sulle coppie sono già tutte e quattro online. Le trovate nella playlist scorrendo col dito nella sezione dei video. Mm? Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia, perché comunque è un buon periodo, si tratta di avere pazienza fondamentalmente. Ok. Allora, direi che queste sono molte. La guida, il coraggio, che tra l'altro è la carta della forza, ragazzi. Intensità e successo. Wow. Ok, ce l'ho. La guida. La guida è la vostra guida interna. O anche qui l'imperatore effettivamente potrebbe rappresentare una guida, ma essendo più un discorso sulla fiducia, sento che qualcuno ha bisogno di ritrovare il proprio centro in un certo senso. Per qualcuno è vero che potrebbe fare riferimento a una guida esterna, un commercialista, piuttosto che un consulente finanziario, piuttosto che un consulente di coppia, anche se non lo sento tanto in questo senso. Però è come se avesse bisogno di cercare una guida, e potrebbe anche essere un libro piuttosto che un canale su YouTube. Questo perché? Perché grazie a questa guida vi darà il coraggio di andare verso il successo. L'intensità è un cavaliere di bastoni, quindi sento molto movimento in avanti. Diciamo che quello che qui a metà marzo non riuscite a vedere, qui mi viene da dire esplode alla fine di marzo. Andiamo a vedere ancora una fatina per concludere la lettura. Comunque ragazzi, c'è poi il successo, c'è il riconoscimento, c'è questa nuova progettualità all'interno di questa situazione o di questa relazione. Gratitudine.
questa fatina le braccia verso l'alto e semplicemente ringrazia il sole piuttosto che Dio, piuttosto che l'universo o chi credete voi, in chi credete voi. Insomma, è un po' come dire di ringraziare le forze superiori, ok? Sapete che quando una delle prime tecniche, cioè scusate, forse è il passo numero 3 in realtà, o 4, non mi ricordo, però è una delle tecniche per la legge di attrazione, entrare nella gratitudine. Ok, quindi entrare in questo tipo di vibrazione fa sì che riusciate ad attirare più in fretta quello che volete attirare. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale per iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!